Domani si decide il destino dell'Inter in Europa. Siamo alla vigilia di Borussia Dortmund-Inter, quella che sarà l'ultima sfida di questa League Phase di Champions League, che è diventata decisiva dopo le ultime 3 sconfitte consecutive contro Atletico Madrid, Liverpool e Arsenal. Una partita che i nerazzurri dovranno vincere per continuare a sperare nel passaggio diretto agli ottavi di finale, anche se con una scarsissima probabilità, ma con un'eventuale vittoria che comunque non basterebbe per strappare il pass diretto, perché anche in caso di successo contro il Dortmund, comunque il futuro dei nerazzurri passerà e dipenderà da una serie di incastri sugli altri campi. E allora in questo nuovo contenuto, amiche e amici nerazzurri, andremo ad analizzare quelli che sono gli scenari possibili, dagli incroci di classifica, ma anche a quelle che sono le prospettive dell'Inter in Champions League, perché l'abbiamo detto più volte, il percorso in Champions condiziona e ha delle ripercussioni dirette anche sul percorso in campionato, ed è comunque un percorso che si va anche ad intrecciare con delle questioni di mercato. Quindi affronteremo tutto in questo nuovo contenuto. Ben ritrovati a tutti voi, innanzitutto qui sui canali di Passione Inter, ai quali vi invito ad iscrivervi se non l'avete ancora fatto. Vi invito a continuare a supportarci come fate quotidianamente, con un like a questo contenuto, e poi vi aspettiamo nella famiglia del club di Passione Inter, con tantissimi nerazzurri da tutto il mondo. Partiamo, perché di cose da dire ce ne sono abbastanza. Ho preparato, diciamo, proprio un contenuto per portarvi un quadro totale su quella che è la situazione in vista della partita contro il Dortmund. Allora, l'Inter è tornata ad allenarsi ieri, dopo i 2 giorni di stop e di pausa concessi da Christian Chivu. Lo stesso Chivu che conosce bene l'importanza della partita di domani, l'importanza del passaggio del turno. Non a caso lo ha ribadito più volte che l'obiettivo è la qualificazione agli ottavi di finale, e quindi è un Chivu che spererà, insomma, di rientrare in quella che è una bassissima percentuale di qualificazione diretta, o nel peggiore dei casi di rientrare in una posizione di classifica che possa in qualche modo agevolare i play-off. Dico bassissima perché secondo le statistiche l'Inter ha un 6,31% di probabilità di andare direttamente agli ottavi senza passare per i play-off. Ma cosa serve effettivamente affinché questo avvenga? Sappiamo innanzitutto che l'Inter deve vincere contro il Borussia Dortmund, e poi deve esserci un incastro di almeno 5 di queste possibilità. Quindi, il Liverpool che perde con il Qarabag, il Tottenham che perde a Francoforte, Chelsea che non vince a Napoli, Barcellona che non vince con il Copenaghen, lo Sporting Lisbona che non vince a Bilbao, Manchester City non batte il Galatasaray, l'Atletico Madrid non vince con il Bodo, l'Atalanta non vince con l'Union Saint-Gilloise. Diciamo che le condizioni scendono a 4, quindi una in meno soltanto in caso di pareggio tra il Paris Saint-Germain, campione in carica e lo sappiamo bene, ahimè, e il Newcastle. In entrambi i casi, comunque, se il Tottenham pareggia, l'Inter può provare, sperare di superarlo solamente in caso di un successo per 3-0, o comunque con almeno 3 reti di scarto nella sfida contro il Borussia Dortmund. Quindi un destino dell'Inter che non passa solo dalle proprie mani, ma che purtroppo passa anche da quelle che sono poi da quello che è il percorso delle altre squadre e dalle sfide di domani sera, insomma, che saranno molto, molto importanti. Quindi la partita comunque col Borussia Dortmund diventa decisiva per capire se l'Inter dovrà passare dalla doppia sfida di febbraio ai play-off, oppure se potrà momentaneamente concentrarsi sul campionato, nel quale insomma l'Inter sta facendo un buon percorso, da prima in classifica, attualmente a +9 sul Napoli e a +5 sul Milan, quindi archiviare momentaneamente il discorso europeo e tornare a pensarci eventualmente soltanto a marzo. E perché appunto è importante riuscire a rientrare in quella scarsissima e bassissima percentuale di qualificazione diretta? Perché guardando anche quello che è il calendario, il playoff si va ad incastrare in un momento, in un calendario già
denso per l'Inter. È un tema che avevamo affrontato già una settimana fa quando si parlava dell'importanza dell'Arsenal rispetto alla partita contro il Pisa. Abbiamo visto quanto è stata importante la vittoria contro il Pisa e questo è innegabile, però allo stesso tempo se l'Inter non avesse inciampato, diciamo, contro l'Arsenal, sicuramente poi anche il percorso in campionato sarebbe stato agevolato, perché le 2 partite dei playoff si vanno ad incastrare in questo calendario con la partita di andata che dovrebbe essere tra il 17 e il 18 di febbraio, quella di ritorno tra il 24 e il 25 febbraio. Quindi la prima partita eventualmente dopo Inter-Juventus, che sarà insomma molto importante, uno scontro diretto nel quale l'Inter deve insomma provare a portare a casa una vittoria in tutti i modi, con la Juventus che ha appena battuto il Napoli in modo schiacciante, diciamo, in maniera abbastanza netta, e il ritorno intorno al 24-25 febbraio, quindi dopo Lecce-Inter, prima di Inter-Genoa, ma comunque in un momento in cui l'Inter si sta avvicinando a quello che sarà il derby di Milano contro il Milan, dove devi arrivare con il massimo delle energie e con un'ottima condizione fisica. Quindi è per questo che bisognava in tutti i modi, anche per questo, al di là della voglia di strappare il pass diretto per gli ottavi, dell'importanza di rientrare tra le prime 8, era anche per questo, cioè guardando anche con un occhio al campionato, per coloro che sono molto attenti al campionato, era anche per questo che l'Inter doveva fare in modo di riuscire ad evitarle quelle 2 partite, perché comunque ti va a complicare il percorso con appunto 2 gare in più che si intrecciano in un calendario già molto, molto denso. Però vediamo quello che succederà, domani sera. Quello che succederà sicuramente è che se l'Inter non dovesse farcela andrà agli spareggi, quindi andrà ai playoff. Facciamo un piccolo recap anche sul funzionamento, diciamo, di questa fase intermedia, perché sappiamo che, le qualificate tra il nono e il 24° posto andranno agli spareggi e vedranno scontrarsi, diciamo gli incastri saranno in questo modo: nona decima contro una tra la 23esima e la 24esima, undicesima e dodicesima contro una tra la 21esima e la 22esima e via dicendo, con queste coppie che verranno poi stabilite dal sorteggio che si terrà questo venerdì. Cose da aggiungere che saranno molto importanti e che sono molto importanti anche per l'Inter. Le prime 8 di queste squadre saranno teste di serie, il che vuol dire che non potranno incontrarsi tra di loro e che giocheranno il ritorno in casa, cosa fondamentale, ed è anche per questo che l'Inter, se dovesse andare insomma agli spareggi, deve sperare di rientrare in quella zona specifica di classifica. Inter che con un pareggio è sicura di giocare il playoff di ritorno in casa, cosa che potrebbe succedere anche in caso di sconfitta in realtà, ma sempre con i vari incastri. In questo discorso però c'è comunque un'insidia, perché l'abbiamo detto, nono, 16° posto per essere testa di serie, ma tra il 15° e il 18° posto in realtà c'è, un'insidia, perché le 2 squadre che passeranno l'eventuale playoff, negli ottavi finiranno con le prime 2 teste di serie di tutto il tabellone. Quindi, insomma, in prospettiva sarebbe un bel problema per via degli incastri. Poi c'è una cosa che voglio aggiungere in questo discorso, perché è giusto fare tutti i calcoli del caso, è giusto guardare la posizione in classifica, è giusto andarsi a concentrare su tutto. C'è anche da dire che però lo scorso anno ci ha insegnato una grande cosa, che poi tutto è molto relativo, perché comunque ci ricordiamo il percorso delle italiane con, Milan, Juventus e Atalanta che avevano pescato ai playoff delle squadre sulla carta più semplici da affrontare, Bruges, PSV, Feyenoord, e sappiamo che insomma nessuna delle 3 è riuscita poi a qualificarsi ai playoff, quindi è tutto molto relativo. Sicuramente il discorso del ritorno in casa è oggettivo perché è un vantaggio e questo lo sappiamo per certo. A livelli di incastri però è sempre un pallotto, perché abbiamo visto che è tutto molto molto relativo in questa nuova formula della Champions. Quindi, insomma vedremo quello che succederà domani. Io punto ancora su quella bassissima possibilità di qualificarci direttamente, perché la speranza è l'ultima a morire, però sicuramente ecco la possibilità che tutte le condizioni si verificano, contemporaneamente è molto complicata. Quindi vedremo quello che succederà domani, con l'Inter che sarà concentrata
sulla partita contro il Dortmund, buttando però anche un occhio sui campi delle avversarie, non solo per appunto i vari incastri di cui abbiamo appena parlato, ma anche perché c'è un'altra partita che potrebbe rivelarsi importante per l'Inter in chiave mercato, che è la partita tra il PSV e il Bayern Monaco, perché c'è il discorso Perisic che torna soprattutto in questa ultimissima settimana di mercato invernale. L'abbiamo detto più volte che un eventuale ritorno di Perisic in nerazzurro, con l'Inter che ha messo gli occhi su di lui, vuole lui per andare a coprire il buco sulla corsia di destra, il ritorno di Perisic passa anche da quello che sarà il destino del PSV in Champions, che domani affronterà una delle squadre più in forma di questa Champions, che è il Bayern Monaco, e in questo momento in una posizione di classifica non favorevole, perché è 22esima, quindi non ha neanche la certezza ancora di essere qualificata agli spareggi ai playoff, quindi potrebbe direttamente anche essere eliminata dalla Champions. In questo caso, anzi, la speranza dell'Inter è che il percorso del PSV si interrompa proprio domani sera, perché se così fosse, diciamo che le possibilità di un eventuale ritorno di Perisic sarebbero sicuramente maggiori, con il PSV che non vuole privarsi, già a prescindere non vorrebbe privarsi di Perisic, però soprattutto se sei anche impegnato su più fronti è molto complicato che insomma decidi di andarti a privare di quello che è un giocatore che comunque sta dando un grande contributo, quindi molto passerà da lì, con il PSV che sta facendo muro per evitare di cedere il giocatore, di mandarlo insomma di riportarlo a Milano, con anche Bosz che il tecnico del PSV aveva e ha detto negli ultimi giorni, ha parlato di lui facendo intendere che comunque non c'è l'intenzione di lasciarlo andare, però sappiamo anche quanto pesi la volontà del giocatore in questo, che comunque deve rispettare comunque un contratto. Quindi, vedremo il da farsi. Sicuramente la partita di domani sarà un bel crocevia anche in questo senso. Rimanendo un attimo sul discorso mercato, prima di andare a chiudere, c'è una parentesi da fare su Luis Enrique, perché domani tra l'altro bisognerà capire se Chivu deciderà di schierarlo dal primo minuto nella sfida contro il Borussia Dortmund. Luis Enrique che è uscito al 34esimo minuto della sfida contro il Pisa e che in questo momento è al centro dei discorsi di mercato, perché vi abbiamo parlato delle voci dalla Turchia con l'interessamento del Besiktas per portarlo in prestito al club turco, con l'Inter che però non valuta minimamente l'opzione del prestito, piuttosto di una cessione a titolo definitivo, con il Bournemouth che si è presentato, diciamo, e si è mostrato interessato al giocatore, ma con l'Inter che non vuole in alcun modo fare minusvalenza. Quindi in questo momento sembra che l'offerta del club non sia in linea con quelle che sono in realtà le pretese dell'Inter, e quindi in questo momento l'impressione è che Luis Enrique non sia in uscita. Bisognerà capire, io ho detto più volte che faccio fatica in questo momento, a prescindere da quello che è il rendimento del giocatore, ad immaginare che possa andarsene in questa finestra di mercato, anche perché l'Inter non ha nessuno su quella corsia se non i giocatori adattati e Darmian, quindi penso che sia una mossa non del tutto, diciamo, così favorevole, per l'Inter che è già in una situazione di emergenza. Bisogna capire perché certo che se dovesse arrivare un'offerta importante che permette all'Inter di non rimetterci, allora possiamo insomma valutare il tutto, anche con quelle che magari potrebbero essere le opportunità di fine mercato, però allo stesso tempo, ecco, capisco anche che in caso di prestito, come era per la situazione del Besiktas, non c'era, ecco, l'intenzione di lasciarlo andare in questa finestra di mercato per un'operazione del genere. Vediamo come si evolverà, vediamo soprattutto quello che deciderà di fare Chivu domani con il giocatore, se lasciarlo in panchina o farlo giocare dal primo minuto in Champions League. Poi per la formazione ufficiale probabile, anzi scusatemi, ci aggiorneremo oggi alle 19:30 in diretta, quindi la consueta diretta della vigilia di Borussia Dortmund Inter, quindi vi aspetto dalle 19:30 per approfondire tutti i discorsi e con le ultime news di mercato. Nel frattempo io vi lascio un contenuto di approfondimento al link in descrizione per chi ci sta ascoltando in podcast. Se invece ci state seguendo su YouTube, vi basta cliccare qui.